Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Abbiamo sul banco due schede della famiglia Midea, in realtà montano su più marchi, sono marchiati con il classico KFR26G, eccolo qua. In pratica montano su questa scheda esterna che avete visto già nei miei video, classica scheda montata da tanti marchi commerciali. Bene, passiamo a come riparare una scheda unità interna quando ovviamente la scheda dà l'errore E3, il classico errore E3, perché nell'errore E3 non gira il ventilatore, quindi è il classico errore fan. In questo caso una delle due schede ha questo errore, l'altra è buona. Perché ci sta anche quella buona qua? Perché voglio farvi vedere alcune differenze. Quella guasta la mettiamo da parte, che è questa. Prendiamo quella buona e facciamo dei test. Prendiamo il ventilatore fan. Ovviamente chi farà questo non avrà il ventilatore, non avrà la scheda buona. Il video è per far vedere la differenza tra quella buona e quella guasta. Intanto voglio far vedere che per alimentare una scheda sul banco, una scheda interna, è abbastanza semplice e facile. Dobbiamo solamente mettere i due pin neutro e fase. Il neutro solitamente è indicato con la lettera N, eccola qui, Su questo connettore va messo il neutro che è indicato qui con la lettera N. Per quanto riguarda la fase, va messa su uno di questi due pin. E come fare a riconoscere qual è il pin di alimentazione? Perché l'altro pin è l'uscita per la linea all'unità esterna. Bene, è abbastanza facile. Con un multimetro in continuità andiamo su uno dei due pin e l'altro pin lo mettiamo sul fusibile. Il lato del fusibile è differente perché comunque è un fusibile, a meno che non sia saltato, quindi possiamo fare già il test del fusibile buono. Su questo pin non ci dà continuità, quindi possiamo dedurre che questa è l'uscita. Qui ci dà continuità, quindi questa sarà l'entrata della linea L, la fase. Ovviamente alimentando sul banco non c'è bisogno di mettere la fase, qui possiamo mettere anche il neutro, non ce ne frega niente. Questo è giusto un riferimento per quando si va a rimontare la scheda nel suo involucro unità interna, e va rispettata. Qui va messa la fase, che solitamente è il cavetto marrone o nero, e qui va messo il neutro, che di solito è il cavetto blu. In questo pin è la comunicazione, anche se lo vedete giallo, non è la massa è questa qua, giallo-verde. Questa è la massa, calcolando che la massa si trova sempre vicino a dei capacitor, però solitamente è indicata con il cavetto giallo-verde. Mentre invece questa qua, questo pin, che si trova sempre vicino a delle resistenze e con gli opti isolatori e qualche diodo,
è la comunicazione, comunicazione che poi va a comunicare con l'unità esterna. Ok, diamo alimentazione. Si è sentito il beep, manca il display, però a noi non ce ne frega niente perché il display non ci serve. Dal tasto di servizio l'accendiamo, aspettiamo che parte il ventilatore. Eccolo qui, è partito il ventilatore. Ok, bene, adesso abbiamo visto che la scheda è funzionante perché, come dicevo prima, il video è sull'errore, sul classico errore E3. Andiamo a spegnere, stacchiamo questa scheda e mettiamo l'altra, quella guasta. Ok, questa è quella guasta. Diamo alimentazione, tasto di servizio. Allora, possiamo aspettare quanto vogliamo perché il ventilatore non partirà, l'errore non lo vedremo perché manca purtroppo il display, ma possiamo fare dei test. Il primo test che dobbiamo fare è quello del secondario per vedere se abbiamo il secondario. Abbiamo una sola uscita su questa scheda che è 12 volt, poi abbiamo un regolatore di voltaggio che è questo da 12 a 5, quindi abbiamo sia la presenza della 12 che la 5. La 5 serve per il microprocessore e la 12 volt serve sia per far scattare il relè, l'uscita come ho detto prima all'unità esterna. Questo relè è da 20 ampere e dopodiché la 12 volt ci servirà anche al ventilatore. Perché? Perché il ventilatore monta un relè solido che è questo e andiamo a vedere, andiamo a zoomare, eccolo qua, è un AQK. Allora io sto vedendo dal monitor della videocamera, quindi è un AQK2223. Questo è un relè solido, ha bisogno della 12 volt per poter switchare. Ovviamente qui vediamo l'entrata della fase e l'uscita una volta che si chiude il contatto all'interno. Abbiamo l'uscita che va a finire sul connettore del fan. Ok, adesso togliamo alimentazione e andiamo a fare qualche test. Mettiamo in continuità e possiamo vedere che mettiamo un puntale qui su questo pin. Vado a zoomare un po'. E l'altro lo mettiamo in entrata, eccolo qui, quindi pin in entrata. Adesso per vedere se ha continuità, non ha continuità perché attualmente il relè all'interno è aperto. Come ho detto prima, questo non è un relè meccanico come questo, è un relè solido, quindi non ha una levetta meccanica, ma sicuramente all'interno ha un transistor in cui va a commutare e dà l'uscita che è questa qua e che poi va su uno di questi tre pin. Andiamo a vedere quale pin è questo centrale, ok? Qui abbiamo detto il lato della 220 volt, adesso passiamo al lato della bassa tensione che serve per far commutare e chiudere il contatto della linea L fase e su questo lato zoomiamo un po',
abbiamo 4 pin, ma in realtà ne utilizza solamente 2, che sono questi due. Tra l'altro, su questo problema ho già fatto un video con uno schema che vi lascerò l'icona alla fine del video, in cui potrete andare a vedere passo passo come funziona tutto lo schema e come avviene lo switching. Adesso do una rinfrescata veloce. La 12 volt arriva direttamente su questo integrato, mentre invece il CND viene deliberato dal 2003, che a sua volta viene gestito dal processore. Il processore manda un impulso al 2003, il 2003 delibera il negativo, che possiamo andare a controllare. Il negativo è questo, il terzo pin dell'integrato va su questa resistenza, la resistenza prende poi il negativo dall'integrato, come ho detto prima, ULN 2003, e possiamo vedere se c'è continuità. Eccolo qui, pin è questo, ok. In questo modo abbiamo visto che le piste sono integre, la resistenza è da 560 ohm. Adesso dobbiamo vedere se c'è la presenza della 12 volt. E l'integrato ULN 2003 funziona a 12 volt e solitamente sotto l'integrato si trova un condensatore, che adesso vado a zoomare, ve lo faccio vedere, che è questo qua, il condensatore. Di solito sul pin 8, che è questo, si trova il negativo. Non è di solito, è così da datasheet, che possiamo vedere se c'è, eccolo qui, negativo, e da questo lato è presente la 12 volt sul pin 9, ok. Fatto riferimento alla 12 volt, possiamo dare alimentazione e vedere se c'è la presenza della 12 volt, in modo da metterci al sicuro che la 12 volt arrivi al 2003. Diamo alimentazione, mettiamo il multimetro in volt, diretta corrente, andiamo a vedere sul secondario se è presente la 12 volt. Ok, è presente, dobbiamo scambiare i puntali. Perfetto. Andiamo a vedere se abbiamo l'uscita della 5 volt e ce l'abbiamo, altrimenti non avremmo sentito il beep. Ma siccome ci troviamo, andiamo comunque a fare il test. 5 volt, perfetto. Adesso andiamo a vedere zoomiamo un po'. Andiamo a vedere se è presente la 12 volt sul condensatore che abbiamo testato prima. Ok, non è presente la 12 volt. La 12 volt non è presente, ma se lasciamo il puntale sul negativo, togliamo lo zoom, andiamo sull'uscita, vedremo la 12 volt. Chiedo scusa per riflesso, ok, 12 volt. Quindi c'è un problema sulla linea della 12 volt che non alimenta l'integrato 2003. Questo integrato è marchiato ULN 2003 e al suo interno ha delle porte logiche, in pratica le classiche porte 0-1. Ma non entriamo nei dettagli, ripeto, poi ho fatto un video per quanto riguarda più nel dettaglio come funziona con uno schema fatto da me, che vi lascerò
alla fine del video potete trovare l'icona da cliccare alla fine del video e andate a vedere il video perché è più accurato e ripeto, ho fatto anche uno schema. Possiamo vedere anche in questo modo negativo, ci sta, 12 volt non è presente, questo integrato si alimenta con la 12 volt, non è presente. Adesso questo integrato gestisce anche il connettore, questo è il connettore del motorino passo passo. Nel momento in cui succede un problema del genere non funzionerà nel motorino passo passo, quindi vedrete la letta del vostro climatizzatore bloccata e il ventilatore che non funzionerà. Ovviamente darà l'errore 3 perché il ventilatore è rilevato dal processore tramite questo cavetto e il ritorno out del sensore Hall, quindi automaticamente darà l'errore E3, mentre invece su questo connettore non ha un errore, ma comunque la letta non si muoverà perché questo integrato, come ho detto prima, non potrà gestire né il ventilatore né la flat. Quindi nel momento in cui vedrete che la flat, il beep si sentirà sull'unità interna ma la flat è bloccata, la vostra scheda avrà questo problema. Potete vedere tranquillamente questo video per risolvere il problema. Adesso dobbiamo seguire la pista, l'uscita della 12 volt perché non arriva poi la 12 volt su questo integrato, dovrebbe essere diretta. Allora la pista è questa, quindi mettiamo un puntale qui, un puntale lo mettiamo sulla pista che ho già individuato, si trova sotto questo connettore che è il connettore del display, quindi poi qui c'è un'interruzione e adesso vado a zoomare. In pratica la pista è questa qua e qui possiamo vedere l'interruzione. Andiamo a sgrattare un po'. Bene, ho rimosso un po' la vernice, possiamo vedere l'interruzione che si trova qui, questa è l'interruzione. Quindi andiamo a ricostruire la pista interrotta e poi diamo alimentazione. Un'altra cosa che vi voglio far vedere perché è importante per non smontare la scheda dallo split e quindi come fare i test senza smontare la scheda dallo split, senza rimuovere la scheda. E come facciamo a vedere se il problema è il ventilatore, perché in questo caso il problema potrebbe essere anche il ventilatore ma potrebbe essere anche il motorino passo passo. Vi faccio vedere il motorino passo passo per chi non lo conosce. Bene, per chi non conosce il motorino passo passo è questo qua, è il classico motorino che gestisce la flat, la letta flat del movimento, la classica aletta flat orizzontale che trovate negli split, viene gestita da questo motorino. Se il motorino è in corto non funzionerà, manderà in blocco comunque la scheda, avremo un problema, un corto sulla 12 volt, di conseguenza la scheda andrà in blocco. Ma come facciamo questi test? Come facciamo a vedere se il motorino è guasto? Come facciamo a vedere se il ventilatore è guasto? Bene, ve lo mostro subito. Bene, ho rimontato la scheda funzionante e al posto del fan ho messo questo LED, ovviamente con dei componenti elettronici che poi vi farò vedere, e questo simulatore LED che va a simulare
se il 2003 oppure ULN 2003 è in buono stato e soprattutto la presenza della 12 volt. Ok, vado a spegnere la luce così diamo alimentazione. Ok, guardate un po'. Significa che la presenza della 12 volt c'è, ma il 2003 è anche in buono stato perché abbiamo i LED che si illuminano. Le porte logiche all'interno sono in buono stato. Accendiamo il clima. Ok, guardate, si apre, si sta aprendo la letta. Tra un po' si accenderà il LED. Attenzione perché qui c'è la presenza della 220 volt, è solo per farvi vedere, perché poi questo va incapsulato se bisogna fare un simulatore, va incapsulato. Io adesso l'ho messo con 2 coccodrilli per farvi vedere la simulazione che il fan funziona. Ok, guardate, il LED si è acceso, quindi è partito anche il fan, quindi significa che la presenza della 220 volt ci sta e l'integrato sta funzionando. Questo è il test per vedere se l'integrato funziona, ok? Come far riconoscere la 220 volt? Perché sono 3 i pin, giustamente, ma è abbastanza semplice. L'uscita l'abbiamo visto prima, che è quella centrale, e questo è il neutro, ok? Quindi è abbastanza semplice. Bene, i simulatori. Come sono fatti i simulatori? È abbastanza semplice fare un simulatore. Ho messo il connettore qui perché ce l'avevo un connettore, quindi ho fatto un simulatore, ma voi potete usare anche, eccolo qui, qui ne ho un altro, test ULN 2003 positivo, e qui ci sono i 4 negativi. Allora, non sto a spiegare come è fatto, come sono fatti i simulatori, perché siamo già arrivati a 20 minuti di video e quindi vi dico solamente questo come è fatto, mentre questo ci sta un video nel canale come costruirlo. Questo come è fatto è abbastanza semplice: un diodo raddrizzatore, una resistenza da 1 mega ohm e un diodo LED, niente di particolare. Poi ovviamente dovete stare attenti, dovete incapsularlo perché poi c'è la presenza della 220 volt sui coccodrilli, quindi dovete cercare di incapsularlo in questo modo, ok? Bene, adesso prendiamo la scheda non funzionante, stacchiamo questa, prendiamo la scheda non funzionante, vado a spegnere la luce, do alimentazione e possiamo vedere che i LED non si accendono, neanche questo non si accende, ok? Proviamo a dare l'impulso dal tasto di servizio, niente, ok? Non si accende né un né l'altro. Quindi in questo modo, grazie ai simulatori, abbiamo visto che il problema sta sulla scheda. Possiamo procedere a smontare la scheda e a ripararla. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su,
Iscrivetevi al canale di Mimmo Refriger, azionate la campanella per le notifiche per quando caricherò nuovi video. Mi scuso se mi sono dilungato un po' di più su questo video e da Mimmo Refriger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.